Salve amici! A furia di guardare telegiornali, video, leggere le notizie su tutti i principali quotidiani, mi è venuta una gran voglia di capirci di più su questa guerra in Ucraina ed esprimere anch'io il mio modesto parere, in un video naturalmente. Però vi confesso che ho un po' paura di dire delle cretinate perché si fa la svelta a dirla, con tutte queste notizie contraddittorie che continuano ad arrivare e che quindi cercano di dare delle informazioni per crearci delle convinzioni. La nostra mente è davvero offuscata, però voglio provarci lo stesso. Tanto ne ho sentite talmente tante di notizie assurde che una più, una meno non credo che cambi molto la storia. Preliminarmente però io credo che sia assolutamente necessario dare un po' un'occhiata alla storia, perché la storia dell'Ucraina è molto complessa ed è molto lunga e senza sapere niente del passato è anche difficile un po' capire che cosa sta succedendo nel presente. Quindi partiamo dall'inizio. L'Ucraina è un paese grande il doppio dell'Italia e si trova a sud-ovest della Russia e confina con gli stati più orientali dell'Unione Europea: Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania. Il suo nome vuol dire terra di confine, proprio perché è alla frontiera tra est ed ovest. La sua capitale è Kiev. Per molto tempo l'Ucraina è stata parte della Russia, governata allora dagli zar. All'epoca la lingua e la cultura ucraina erano fuori legge e i movimenti per l'indipendenza del paese venivano repressi dal governo. Nel 1917 in Russia scoppiò la rivoluzione e prese potere il partito bolscevico, i comunisti, che eliminarono lo zar e la sua famiglia. Dopo una dura guerra civile tra i rossi bolscevici e i bianchi contrari alla rivoluzione, che furono sconfitti, l'impero divenne un'unione di repubbliche socialiste, la URSS, tra le quali venne compresa anche l'Ucraina. Gli ucraini ebbero così il diritto di usare la loro lingua e anche quello di staccarsi dall'URSS, ma solo in teoria, perché in quel paese tutto il potere politico ed economico era in mano al Partito Comunista, guidato prima da Vladimir Lenin e poi da Joseph Stalin. Anzi, dato che in Ucraina i contadini non volevano consegnare le terre allo Stato, Stalin li costrinse con una forza, provocando fra il 1932 e il 1933 una carestia per cui morirono di fame milioni di persone. Nel 1941 la Germania nazista attaccò l'Unione Sovietica ed alcuni ucraini, in odio a Stalin, di chiara fede nazista, combatterono dalla parte dei tedeschi, che però alla fine, come è noto, furono sconfitti. In questo periodo i collaborazionisti ucraini nazisti collaborarono all'olocausto di 1,5 milioni di ebrei. Quando si resero conto che anche la Germania nazista era un invasore, cambiarono atteggiamento e crearono l'esercito di insurrezione ucraino, che iniziò a combattere sia i russi che anche i tedeschi, per creare una nuova nazione ucraina libera e autonoma. In questo periodo non esitarono però a coprirsi di infamie umanitarie, tra cui spicca il massacro di Volhynia e Galizia, che era occupato dai polacchi. Con la vittoria dell'URSS nel 1945, il territorio dell'Ucraina sovietica si allargò anche a regioni che in precedenza non avevano fatto parte dell'impero russo. Nel 1954 a Stalin successe Khrushchev, che donò la Crimea alla Ucraina per festeggiare i 300 anni dell'unione tra i due paesi. Negli anni 80 del secolo scorso il sistema sovietico, basato su un'economia gestita tutta dallo Stato, entrò in crisi e nelle varie repubbliche dell'URSS presero forza i movimenti che volevano staccarsi dal governo centrale di Mosca. Il capo del Partito Comunista di allora, Mikhail Gorbachev, cercò di cambiare le cose, ma non ci riuscì. Così, nel dicembre del 1991, l'Ucraina tenne un referendum per l'indipendenza e il 90% degli ucraini rispose sì.
Poco dopo l'URSS venne sciolta e tutte le sue repubbliche divennero stati indipendenti. Negli anni successivi gli ucraini si divisero tra quelli che guardavano ad ovest sperando di poter entrare nell'Unione Europea e quelli che volevano mantenere un legame stretto con la Russia. Va tenuto conto che poiché il russo in URSS era la lingua dominante, in alcune regioni dell'Ucraina è parlato ancora oggi più della lingua nazionale. Nel 2004 Estonia, Lituania e Lettonia, ex repubbliche sovietiche, entrarono nella NATO insieme a Bulgaria, Romania, Slovacchia e Slovenia. Nel 2004, con le manifestazioni di piazza della Rivoluzione Arancione, dal colore scelto come simbolo dai dimostranti, gli ucraini filo-europei ottennero la ripetizione delle elezioni con il filorusso Viktor Yanukovych, che aveva vinto, sembra in modo irregolare. Così divenne presidente Viktor Yushchenko, di fede occidentale. Ma gli arancioni presto si divisero e al successivo voto del 2010 vinse di nuovo, questa volta senza contestazioni, Yanukovych, filorusso. Tuttavia, quando il presidente rifiutò di firmare un accordo di associazione con la UE nel dicembre del 2013, i filo-europei suscitarono il movimento Euromaidan. Maidan in ucraino vuol dire piazza. E alla fine, dopo un notevole spargimento di sangue, nel febbraio del 2014 Yanukovych fu costretto a lasciare il potere. A quel punto però reagì la Russia, il cui presidente Vladimir Putin non ha mai accettato un reale distacco dall'Ucraina dalla Unione da Mosca. Nel 2014 le truppe denominate gli Omini Verdi di Putin occuparono la Crimea, poi annessa alla Russia mediante referendum, che alcuni dicono sia stato condizionato proprio da queste truppe degli Omini Verdi, che erano militari russi senza armi né divisi militari, e dal notevole afflusso di altri militari russi nelle regioni occupanti basi militari, e poi dal flusso migratorio di altri cittadini stranieri, fra cui anche molti italiani. Nello stesso periodo altre truppe russe intervennero anche nella regione orientale del Donbass, dove furono create le due repubbliche di Donetsk e Lugansk, formalmente indipendenti, ma in realtà legate a Mosca. Tali repubbliche furono attaccate militarmente dagli ucraini filo-occidentali e dai fili nazisti che si macchiarono di terribili stragi umanitarie. I combattimenti durarono diverso tempo e durano tuttora, e gli accordi di Minsk del 2014-15 furono tesi proprio per fermare le armi e per congelare la situazione. Ed anche la Germania cercò di favorire l'applicazione di tali accordi, che avrebbero potuto probabilmente scongiurare una guerra. Nel frattempo, in Ucraina venne eletto Zelensky. Era un ex attore comico che interpretava un immaginario presidente in una serie televisiva e poi divenne davvero il leader del suo paese. Contro di lui e contro tutta l'Ucraina, con l'obiettivo di sottometterla del tutto alla Russia o quantomeno di evitare che entrasse nella NATO e di eliminare i criminali fascisti filo-occidentali, Putin ha scatenato la tremenda guerra che stiamo vivendo nei giorni in corso. A tal proposito è da rilevare che gli americani sicuramente stanno facendo di tutto per favorire l'ingresso dell'Ucraina nella Russia, e questo naturalmente potrebbe indebolire almeno l'influenza russa. Per chi volesse approfondire tali argomenti, basta indagare nei fatti. Sono moltissimi gli episodi che dimostrano come l'ingerenza americana in tutti i fatti che hanno preceduto l'invasione ci sia stata davvero, e forse sicuramente, diciamo la verità, abbia favorito la decisione di Putin di intervenire militarmente. E molti sono convinti, forse a ragione, che Biden è uno dei molti responsabili, con le sue sparate, le sue atteggiamento di ostilità nei confronti della Russia, abbia sicuramente favorito l'impossibilità di poter procedere degli accordi di pace.
forse un atteggiamento meno intransigente avrebbe potuto favorirlo. Naturalmente ciò non giustifica l'operato di Putin, perché le sue ataviche paure di essere aggredito dai paesi della NATO, che a differenza della Russia, paese naturalmente totalitario, hanno governi democratici, e il solo fatto di poter leggere diverse opinioni nella primaria prova non mi sembrano fondate. Inoltre non risulta giustificato che non si sia limitato ad entrare nel Donbass, dove effettivamente vi era una grossa presenza di russi, ma abbia preferito distruggere mezza Ucraina e danneggiare il mondo intero, e inclusa la Russia, perché ovviamente chissà per quanti anni, in seguito alle restrizioni e al blocco del commercio e delle esportazioni, dovrà patire gli effetti di questa guerra. E preferisco non pensare ai danni che ha l'intera Europa, l'intero mondo, in particolare la nostra Italia, che aveva con la Russia importanti rapporti commerciali e un gran rapporto di amicizia, che sebbene tale rimarrà perché il popolo russo, sebbene ignaro di quello che sta succedendo grazie alla allucinante controinformazione del regime, nulla è colpevole del disastro. Sicuramente soffrirà delle privazioni dovute all'esuberanza di Putin e compagnia bella. E dopo queste premesse storiche appare quindi evidente che in Ucraina esistono due fazioni. I filo-europei, nella cui file sono inclusi anche gli antirussi nazisti, ma che comunque aiutano militarmente i filo-occidentali e godono di ampi consensi, anche se sembra quasi certo autori di misfatti umanitari, e quelli che invece vorrebbe annettersi alla Russia. Ma è da rilevare che i nazisti fanatici ne esistono in tutte le nazioni del mondo, incluso l'Italia. La differenza è che nei paesi democratici, quando i gruppi nazisti fanno qualche reato, vengono arrestati dalla polizia, mentre in Ucraina hanno costituito per Putin uno dei motivi per cui era giusto invadere l'intera nazione e denazificarla. Ed è di fronte a tale anomala situazione politica che, tengo a precisare, è a mio parere ben diversa da quella che ha creato per esempio le premesse delle guerre di risorgimento italiane. L'Italia era invasa dagli austriaci e quindi gli italiani volevano unificare la patria. Io, nella mia ignoranza, non capisco perché le due fazioni di questo paese non si siano divisi amichevolmente, tenendo ognuno i propri territori e senza ammazzarsi a vicenda. Le due fazioni hanno sempre cercato di sopraffarsi a vicenda. I filo occidentali, è evidente, cercavano di scacciare le esistenze di russi nel loro paese, o quantomeno quelli che erano favorevoli a Mosca, mentre invece i russi esattamente il contrario. I filorussi reclamando oltre al Donbass anche la Crimea, che vanta l'unico accesso al Mar Nero e che quindi appare di importantissima strategica posizione, e che secondo Putin è della Russia, in virtù del famoso referendum, che però è ritenuto dagli occidentali ottenuto forzatamente per la presenza degli omini verdi ed in disaccordo con la storia. Khrushchev infatti aveva donato all'Ucraina la Crimea. Da quando Zelensky è diventato presidente ed è anche candidato premio Nobel, è da rilevare però che non ha fatto granché, anzi niente, per implementare gli accordi di Minsk che avrebbero potuto dare una fine al discorso della guerra amichevolmente. Forse c'è stato qualcuno che ha cercato di evitare questo atteggiamento, vedremo nel seguito. In questo scenario, in questo periodo, la storia ci racconta che la sopraffazione e le crudeltà degli stessi ucraini, filo europei, presumibilmente i famosi squadroni nazisti, nei confronti delle popolazioni, specialmente nel Donbass, ma anche in altre parti del paese, furono e sono tuttora davvero notevoli. Migliaia di morti
di questa terribile guerra nel Donbass dal 2014 ai giorni nostri. Orrori uguali a quelli che scopriamo oggi da ogni parte. E io non riesco proprio a capire come due popoli, anzi uno, avente le stesse origini, non ha trovato una possibilità di convivenza pacifica, oppure abbia semplicemente deciso di autogestirsi secondo le proprie convinzioni e creando i famosi paesi a statuto speciale, come del resto li abbiamo anche noi in Italia. A onor del vero, giova osservare che Putin, prima di scatenare la guerra, aveva più volte avvisato il mondo occidentale che non avrebbe mai accettato che l'Ucraina entrasse nella NATO, in quanto si sentiva circondata. Già erano entrate le altre nazioni ex-URSS e se fosse entrata anche l'Ucraina, il cerchio sarebbe stato, secondo lui, completo e pericoloso. Convinzione che si coniuga perfettamente con il discorso che il 9 maggio ha fatto al Cremlino di fronte al mondo in occasione della festa della vittoria contro i nazisti di Hitler. Chissà perché poi questa immotivata orribile paura che alla fine è la vera colpevole di questo disastro mondiale. Forse Putin temeva che gli americani avrebbero invaso la Russia e l'avrebbero convertita a mangiare hamburger in migliaia di McDonald's, dispiegando missili nucleari ai confini. Poi che differenza può fare far partire un missile dalla Turchia o dall'Italia, dove esistono basi americane, o farlo partire da 1000 km in più vicini in Ucraina? Non lo riesco a capire. Non è che forse Putin temeva che la democrazia, che forse avrebbe erosa a lui e ai suoi gerarchi il potere e la possibilità di vivere da nababbi su panfili miliardarie e ville grandi come città, mentre la popolazione russa è fra la più povera d'Europa? Ma io non riesco a darmene una ragione. Tuttavia, per chi osserva giustamente che allo stesso modo nel 64 l'America si sentì circondata dai missili di Cuba e quindi fece la stessa cosa che fecero gli americani a suo tempo, cioè di invadere Cuba, paese vicino, cioè il paese che la minacciava, o meglio, l'URSS che sosteneva l'avamposto caraibico, è a mio parere corrette però distinguere le due situazioni. Nel 64 America e Russia erano nemici acerrimi, eravamo nel famoso periodo di guerra fredda, mentre invece negli ultimi anni la Russia nei confronti dell'Europa sembrava che si fosse notevolmente avvicinata. Il suo famoso ingresso nel G8 lo testimonia, sebbene poi esclusa per i problemi connessi alla crisi in Crimea nel 2014, ed anche i tentativi di Berlusconi di avvicinarsi alla Russia ne sono un'ulteriore testimonianza. Il suo amico Putin, diceva Berlusconi. Vabbè. Però le differenze delle due invasioni sono enormi e appare evidente che Putin non si è limitato, come avrebbe potuto, ad intervenire solo nel Donbass e forse gestire pro domo suo l'indipendenza della Crimea, ma pensò bene, già che c'era, di invadere tutta l'Ucraina e cercare di sterminare non solo tutti i suoi nazisti in essere rinchiusi, ma anche popolazioni inerme che nulla avevano a che fare con la guerra, e distruggere l'intera nazione producendo almeno 30.000 morti per ora e il trionfo della miseria e del dolore. Sul fatto che abbia svogliato completamente i conti e non abbia tenuto conto che in Ucraina esiste una popolazione di persone per bene che vogliono solamente vivere in pace la loro vita è uno stato di fatto. Penoso è poi a mio avviso di come sia riuscito a plagiare la maggior parte della nobile e buona popolazione della Russia non belligerante, con una mala informazione che è a mio parere un capolavoro di falsità. Concludo queste mie modeste riflessioni precisando che sono soltanto una pillola di un complesso accertamento di fatti che ovviamente non è possibile esprimere in poco tempo. Però devo esprimere anche il mio profondo rammarico per la crudeltà che emerge dai fatti e che mi indigna, come credo che indigni tutti gli esseri umani. Una crudeltà senza fine, una barbarie e una violenza di cui credo nessun essere umano ben pensante avrebbe potuto immaginare nel 2022 in Europa. Mi auguro infine che i destini del nostro pianeta, che sono in mano degli esseri umani come me e come voi, non sia influenzato da iniezioni di droghe, come assumeva Hitler a suo tempo quando dava gli ordini ai suoi generali. Salve amici, a presto.